Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di dicembre e abbiamo la carta del diavolo. Amici dell'Aquario, periodo di passioni mi verrebbe da dire, periodo anche un po' di costrizioni. Quando c'è il diavolo si può far riferimento a questioni egoiche piuttosto che a questioni, diciamo, mentali che comunque un po' incastrano. Il diavolo normalmente denota una situazione di apparente impotenza, in realtà la schiavitù del diavolo è sempre volontaria, cioè siamo noi che scegliamo di stare in quella situazione. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Nel caso vogliate contattarmi trovate la mia mail qui e sempre nella descrizione del video, e vorrei aggiungere che in questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale o nella sezione dei video scorrendo col dito. Io eventualmente ve ne lascio un paio qui dietro, saranno 4. Quindi c'è una previsione, diciamo, generale, una per la crescita spirituale, una per l'amore e gli affetti e l'altra per il lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Intanto vi ricordo che essendo una lettura generale può essere applicata per la famiglia piuttosto che il lavoro, piuttosto che le relazioni di coppia, insomma, come vibra di più a voi. Partiamo con un 2 di bastoni, un 6 di bastoni, un 3 di coppe, un 7 di bastoni, un 10 di bastoni, un 10 di denari e l'imperatrice. Tanti bastoni, tanto fuoco, in effetti lo vedevamo anche qua. In questo mazzo nello specifico ha proprio il fuoco sotto il diavolo. E anche qui tra l'altro, vabbè qui perché è bastoni. Comunque, tanto fuoco all'inizio di dicembre, tanta passione, ragazzi, tanta energia per andare in avanti, devo dire. È come se ci fosse la voglia di raggiungere un risultato, di raggiungere un determinato obiettivo. Anche perché con questo 7 di bastoni sento che probabilmente ci saranno tante cose di cui occuparsi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Ok, una è volata, la recupero. Allora, 9 di coppe e 6 di spade. Allora, qui l'idea è che abbiate voglia di andare avanti, di proseguire, di espandere quello che già avete. Perché comunque con questo 9 di coppe sento che siete in un momento di appagamento emotivo, insomma, c'è questa voglia di creare nuove collaborazioni, probabilmente nuovi, come vi posso dire, nuovi sbocchi lavorativi. Però devo dire che comunque tutto sommato la situazione mi sembra abbastanza stabile. Ok, allora per il 6 di bastoni abbiamo un asso di bastoni, il carro e gli amanti. Wow! Ragazzi, qui c'è un'azione, un movimento, può anche essere un viaggio, uno spostamento, un discorso in pubblico, qualche cosa che veramente vi darà un input in avanti. Vi dico, il carro può far riferimento a dei viaggi, quindi a degli spostamenti fisici o a un cambio di direzione. Cioè, avendo anche l'asso qui, sento che qualcuno farà un'azione in modo determinato
per raggiungere quello che vuole. Qui avete gli amanti, che è un numero 6, e il 6 di bastoni, per raggiungere l'equilibrio, per raggiungere l'armonia, il successo, la notorietà, il riconoscimento. Devo dire che un'altra versione è che può essere che parteciperete a qualche evento, qualche conferenza o cose di questo genere, e lì potreste incontrare qualcuno di interessante, vi dirò. Tra l'asso di bastoni e la carta degli amanti, sì, che si potrebbe incontrare davvero qualcuno di interessante. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Il mondo. La regina di denari e la carta del sole. Sì, qui c'è un altro riferimento a un viaggio. Guardate, Tre di Coppe fa riferimento alle amicizie, alle celebrazioni, alla condivisione, a un momento di gioia per un risultato raggiunto. E qui c'è anche un mondo che è una carta di compimento, quindi ho come l'idea che vogliate concludere appunto con questo risultato di cui vi parlavo prima. Però è come se ancora mancasse qualche cosa, ma vi dico, se questo carro ci dice che inizierete a inizio dicembre a dare una direzione, a muovervi, è facile che le cose non siano subito così concrete. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 10 di coppe e la luna. È come se per qualcuno ci fossero delle questioni familiari che vi impediscono di andare lontano. Perché qui c'è la voglia di viaggiare, però qui abbiamo un 6 di spade al contrario. Il 6 di spade di solito fa riferimento alle questioni di famiglia, diciamo, no? Ed è una carta di viaggio, in questo caso essendo girata al contrario è come se si facesse fatica a spostarsi. C'è la voglia di viaggiare, c'è la possibilità di viaggiare, ma c'è anche qualche cosa a livello familiare che in qualche modo ehm, crea delle paure, crea dei blocchi, diciamo così. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 4 di coppe, 2 di bastoni e fante di coppe. Devo dire ragazzi che il 10 di bastoni è una carta di compimento, è una carta di qualcuno che si toglie da certe aspettative. Probabilmente vi toglierete da dosso quelle paure di cui parla la luna. Il fatto che se anche magari vi allontanate, vi faccio un esempio, dovete allontanarvi per lavoro e non lo so, avete i bambini piccoli, avete paura che soffrano, ecco. Nel senso, a parte che sono, vabbè, in quel caso specifico sono dei stacchi della vita un po' necessari, no? Però è un lasciare indietro certi pensieri, certe aspettative, certe credenze limitanti, certe responsabilità anche. È inutile che vi carichiate di responsabilità che non sono le vostre. Devo dire che c'è una certa stanchezza nel pensare di dover ricominciare. Se fosse per esempio una situazione da dover interrompere in modo drastico, perché questo diavolo parla proprio di una tossicità forte, è come sì, aver paura di dover ricominciare, come no, no, non voglio ancora pensarci, non voglio sapere niente. Va bene, andiamo a vedere il cavaliere di denari, per piacere, grazie. Allora abbiamo un re di denari e un 9 di pentacoli. Allora ragazzi, qui il punto è, cercate la vostra indipendenza piano piano, un giorno dopo l'altro. Cominciate a staccarvi, cominciate a fare un passo nella direzione in cui voi volete andare, giorno dopo giorno, un passo oggi, un passo domani,
Passano magari i mesi e vi fate i chilometri. Andiamo a vedere l'imperatrice. Però è proprio come se doveste andare verso la vostra autonomia. Ragazzi, io ci provo sempre a tirare fuori delle cose positive, ma qui è uscito di nuovo il diavolo. Allora, diciamo che non è così, perché è girato al contrario, quindi non è così male. Nel senso, con l'imperatrice si va verso quello che è l'espansione, qui abbiamo di nuovo un 6 di bastoni. È come se iniziaste a prendere, a riconoscere voi stessi di che cos'è che vi blocca, che cos'è che dovete lasciare indietro, che cos'è che vi porta verso la vostra autonomia, quali alti e bassi dovete togliere, quali atteggiamenti dovete tagliare, ok? È come un, ok, riconosco qual è la tossicità e piano piano faccio un'azione, inizio ad agire, mi muovo per trovare l'equilibrio. Anche se magari partite già da una situazione in equilibrio, ma è come se ci fosse una sorta di paura latente che dovete pian pianino corrodere. Che interessante. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Un'apertura. Quante? Momento per momento. Poi abbiamo Noi siamo il mondo e il compromesso. Ragazzi, qui ho la sensazione che dunque, l'apertura è la carta della giustizia. È come se vi dicessero che qui bisogna rimettere un attimino le cose in equilibrio. E in questo caso, con i tarocchi di Osho, un po' come se vi dicessero aprite la mente, cioè cercate di vedere le cose anche da un altro punto di vista, create la vita giorno dopo giorno senza magari guardare troppo al futuro. Rendetevi conto che siete in una situazione, la sento molto con un familiare questa ragazzi, non lo so perché qui avevo la famiglia, dov'è? Qui avevo il 10 di coppe, avevo anche un 10, no. Va bene, comunque è come se vi dicessero che tutti siamo uno, ok? Ho la sensazione che ho di questo, noi siamo il mondo, è proprio il riconoscere che tutti facciamo parte dello stesso universo e che sembrano quasi gemelli, tutti siamo un po' lo specchio delle altre persone, no? Cercate la tecnica dello specchio. Mm. Vi dicono di, sì, di, come dire, di godervi il percorso, di cercare un compromesso e di aprirvi giorno dopo giorno a questa sorta di unità, mi verrebbe da dire. Che non vuol dire non fare niente se non si ha l'approvazione degli altri, eh? Qui si tratta di trovare la propria indipendenza all'interno della coppia, all'interno della famiglia, all'interno di un gruppo lavorativo. Creare un nuovo equilibrio, rendendosi consapevoli del fatto che noi creiamo la nostra realtà, quindi possiamo sempre dare certi paletti, insomma, mettere certi limiti. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere che cosa hanno ancora da dirvi, un consiglio finale. Allora, qua vi dicono che c'è, come si potrebbe dire in italiano? C'è una valanga, ecco, di amore supportando i miei sogni. Come se vi dicessero mettete amore perché l'amore è energia, è nutrimento. E nutrimento, qui avete l'imperatrice, quindi nutrite quelli che sono i vostri sogni. Mm. Secondo me uscirete da questo vincolo, da questa sorta di tossicità, anche perché è una paura vostra interna, sento. Una volta che individuate la paura e semplicemente la accogliete,
Essere buone madri di se stessi vuole anche dire saper accogliere le nostre zone d'ombra e integrarle. Bene, amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, eventualmente se avete piacere potete lasciare anche un commento, che a me fa sempre piacere leggerli. Potete anche condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!